Iniziamo ponendoci una domanda. Quanto è importante il nostro benessere? In una scala da 1 a 10, che importanza diamo al nostro benessere? Allora, non cancellerò la registrazione. Sappiate che per chi la vede in differita, che ci sono delle interferenze da chi sta partecipando alla diretta, ma perché il focus di questa serata è il prendersi cura di sé. E il prendersi cura di noi parte sicuramente dalla leggerezza. Quindi probabilmente sono entrata stasera in questa frequenza di leggerezza e quindi mi viene un po' da ridere. Quindi è la seconda volta che ripartiamo, ma non ne rifaremo una terza. Quindi torniamo a questa domanda così importante. In una scala da 1 a 10, quanta importanza date al vostro benessere? Quanta importanza date a stare bene? E stare bene intendo sia fisicamente sia psicologicamente. La domanda, anzi la risposta è abbastanza ovvia. La risposta è da 1 a 10 dovrebbe essere 10. E allora la domanda che vi pongo è: quanto ci prendiamo cura di noi? Quanto tempo dedichiamo alla nostra cura? Quanta attenzione diamo al nostro corpo? Quanta attenzione ne diamo ai nostri pensieri? E qui si crea un effetto paradosso. Perché si crea un effetto paradosso? Perché nonostante siamo consapevoli che il nostro benessere deve essere la priorità ed è la priorità, nonostante questo, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, non lo scegliamo. Perché? Non è una domanda facile a cui rispondere, perché nonostante si sappia che il benessere è l'elemento più importante per vivere al meglio la nostra vita, non investiamo del tempo, delle energie, delle risorse per raggiungere questo benessere. E la risposta è tanto semplice, quanto sconfortante. Però è così. La risposta è molto semplice perché noi profondamente non pensiamo di meritare di stare bene. Perché se noi ci sentissimo meritevoli di questo bene, sicuramente agiremmo verso noi stessi in un modo completamente diverso. Ed è forte quello che sto dicendo, però una domanda ce la dobbiamo porre. Viviamo in una società dove c'è il più alto indice di malessere psicofisico. Viviamo in una società, e parlo di quella occidentale in particolare, dove apparentemente diciamo che c'è un reddito medio sufficiente, eppure non stiamo bene, non stiamo bene fisicamente, non stiamo bene mentalmente. Viviamo in una società dove il consumo di psicofarmaci sta aumentando esponenzialmente. Lo scorso weekend ho fatto un corso con uno psicoterapeuta psichiatra che ha dato dei dati che sono stati per me agghiaccianti. Dopo il Covid, il tasso di suicidi nei ragazzi, negli adolescenti, è aumentato di 30 volte. Di 30 volte. Quindi se prima erano 10, adesso sono 300. Wow. Qualcosa non sta funzionando, ragazzi. Qualcosa non sta funzionando rispetto al nostro benessere. Quindi noi abbiamo una responsabilità importante, innanzitutto verso noi stessi, perché se noi stiamo bene con noi stessi, riusciamo a trasmettere una frequenza di benessere all'esterno. Se noi non stiamo bene, entriamo, volente o nolente, troppo spesso nel ruolo di vittima. Perché? Perché non abbiamo energia,
sufficiente per uscire da determinati meccanismi. E allora torniamo alla risposta tanto semplice quanto scomoda. Perché pensiamo di non meritarci questo bene? E ovviamente quella parte razionale della nostra testa non possiamo rispondere. Ma proviamo a vedere da una prospettiva diversa questa risposta. Perché non dovremmo meritarci di stare bene? E allora non concentriamoci sulla e l'allora, ovvero su magari periodi nella nostra vita in cui non ci siamo sentiti sufficientemente degni di questo benessere. Noi non possiamo cambiare il passato, ma abbiamo un potere sul presente. Dobbiamo diventare consapevoli che oggi noi possiamo scegliere di stare bene e dobbiamo smettere con noi stessi di trovare delle giustificazioni che risiedono nel passato. Questo non vuol dire che sia semplice, però diventa molto potente, molto responsabilizzante, proprio interiorizzare questo concetto. Noi oggi possiamo scegliere. Noi non dobbiamo iniziare a prenderci cura di noi perché ce lo dicono gli altri o perché sappiamo che è giusto. Noi dobbiamo scegliere di prenderci cura di noi. Capite la differenza potente? Perché se io dico devo prendermi cura di me, devo iniziare a mangiare in un certo modo, devo iniziare a fare più movimento, devo iniziare ad avere un pensiero positivo. Quel devo, è il mio genitore normativo interno che mi punta il dito e mi dice tu sei sbagliata. Tu, Milena, devi mangiare in un determinato modo, perché caspita, stai andando in premenopausa e quindi si sa che i problemi aumentano. Guardate come suona diverso nel dire scelgo di prendermi cura di me. Perché devo scegliere di prendermi cura di me? Quali sono le motivazioni che mi portano a prendermi cura di me? E ce n'è una fondamentale, che io ho un valore e questo mio valore può manifestarsi soltanto se io sto bene, se sto bene nel mio corpo, se sto bene nella mia mente. E allora, come primo suggerimento per questa sera, ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, ma è un concetto che ho interiorizzato da poco e sento molto molto potente. Sostituiamo la parola devo con la parola scelgo. Io oggi scelgo di prendermi cura di me, perché la parola scelgo sottintende che io ho un potere personale di scelta. La parola scelgo sottintende che io posso farlo o non posso farlo. Quando invece dico devo prendermi cura di me, non c'è una scelta nel devo. Sembra quasi obbligatorio, no? Devi farlo, è un obbligo. E invece no, noi abbiamo sempre una scelta, perché se non l'avessimo ci prenderemmo cura senza dover stare qua a fare tutta questa serata. E quindi lo scelgo diventa super responsabilizzante. Lo scelgo perché è super responsabilizzante? Perché ci porta a consapevolizzarci che non possiamo più raccontarcela.
perché noi possiamo raccontarla al mondo, ma dobbiamo smetterla di raccontarla a noi stessi, perché il nostro bene deve diventare la nostra priorità. E siamo così abili nel rifuggire questo nostro bene che ci dedichiamo tantissimo agli altri. Ci prendiamo cura degli altri, mettiamo gli altri al primo posto e questo è bellissimo. Nessuno dice che non dobbiamo prenderci cura degli altri, attenzione. Anche qua dobbiamo essere onesti con noi stessi. Quanto il prenderci cura degli altri ci porta poi a distogliere l'attenzione da noi. E spesso a me viene detto, sì, Milena, ok, ma io non ho tempo. Io non ho tempo per prendermi cura di me. Io non ho tempo per fare un cambiamento perché in questo momento ho altre priorità. Ed è comprensibile che ci sono periodi della nostra vita in cui si hanno determinate priorità. Pensiamo ad esempio con i figli, con i genitori quando diventano anziani, ma questo non deve diventare una via di fuga inconsapevole. Dobbiamo proprio imparare a ritagliarci degli spazi, magari sono più piccoli in determinati momenti rispetto a quelli che potremmo prendere in altri, ma dobbiamo fare delle scelte, partendo da quello che mettiamo nel piatto, a quello che beviamo, a quello che pensiamo. Siete tutti d'accordo che nelle 24 ore noi pensiamo? Sia che siamo impegnati nel fare qualcosa o sia che non lo siamo. Quindi prenderci cura di noi vuol dire anche fare i giusti pensieri. Per questo a volte quando mi viene detto, ma anche quando io mi dico, attenzione, non è che io sono immune da questo aspetto, non ho tempo per pensare a me. In realtà il tempo ce l'abbiamo perché il tempo della nostra mente lo possiamo ottimizzare al massimo. Possiamo scegliere quando arriviamo a casa che siamo stanchi di tenere questo aggeggino che fa le 21:21 e tenerlo in mano e magari così perderci mezz'ora per svuotare la mente, o possiamo decidere che per svuotare la mente semplicemente ci sdraiamo sul letto e respiriamo. Guarda che potente. A volte si pensa che servano delle cose straordinarie, ma pensate questo semplice esempio. Mi metto sul divano e sto 20 minuti a guardare sciocchezze al cellulare o mi metto sul divano con gli occhi chiusi e semplicemente mi focalizzo sul mio respiro. Preparo la cena, che è una cosa che tendenzialmente dobbiamo fare, anzi scegliamo di fare perché potremmo anche prendere le cose surgelate o andare a mangiare al ristorante, però tendenzialmente prepariamo la cena e anche lì, mentre io preparo la cena, posso scegliere di prendermi cura di me. Posso scegliere che tipo di cena preparare. Posso scegliere che tipi di pensieri metto mentre cucino. E allora boom! Questo vuol dire non dobbiamo più raccontarcela. L'altra volta abbiamo fatto questo esercizio molto potente, l'ultimo martedì, rispetto al dialogo interiore. Quindi abbiamo fatto questo esercizio in cui entravamo in ascolto dei nostri pensieri, del nostro corpo, delle nostre emozioni, per ascoltarci
e per non raccontarcela. E così dobbiamo fare con le nostre giornate. Ok, oggi ho fatto delle scelte. Che scelte ho fatto? In queste scelte, quante volte mi son messa al primo posto? E cosa comporta il fatto che io non mi metta al primo posto? Perché molto spesso noi diciamo, vabbè, ma in questo momento non ho tempo, in questo momento vengono prima le altre persone, vengono prima i miei familiari, viene prima il mio lavoro, perché mi permette comunque di guadagnare per badare alla mia famiglia. E non ci rendiamo conto che se non ci prendiamo cura di noi, e sono molto forte stasera nel dire queste cose, ma a volte un po' di scossoni servono, e iniziamo a non star bene, poi le persone che stiamo accudendo non le possiamo più accudire. E allora un primo passo per lavorare sul nostro benessere, se è così difficile pensare che noi meritiamo questo benessere, partiamo almeno pensando che questo benessere sicuramente lo meritano le persone a cui vogliamo bene. È un primo passo, poi dobbiamo arrivare a volerci bene noi, questo è scontato. Però a volte è così difficile volerci bene che c'è da chiedere, ma perché? Immaginate voi, appena nati, siete dei fagottini, avete proprio qualche ora di vita e siete lì tra le vostre mani e vi guardate. Ma quanta bellezza c'era in voi in quel momento. E quella bellezza è ancora dentro di voi. E allora con lo stesso amore, con la stessa compassione, con la stessa tenerezza con cui guardate quel bambino appena nato, quella bambina appena nata, la stessa compassione, lo stesso amore, la stessa tenerezza dovete provarlo per voi stessi in questo momento. Per sviluppare questo, quello che io consiglio, ed è parte di chi fa il metodo ESC, è quello di avere una foto da bambini di voi, soprattutto secondo me nei primi 3 anni di età, quindi in un periodo in cui non c'è una memoria cognitiva, e tenerla vicino a voi, sul comodino, sulla scrivania, e ogni tanto guardarla, quella foto, e dire a quella foto, io ti vedo, io ti amo, io ti vedo, io ti amo. Diventa potente. Se iniziate a farla, oh, è venuto un brividino. Se iniziate a farla, diventa potente perché vi consapevolizzate che quel bambino, quella bambina è ancora dentro di voi. E quel bambino e quella bambina ancora oggi ha bisogno di essere amata. E mentre nel passato possiamo aver avuto e vissuto delle esperienze in cui magari non c'è stato dato amore, forse c'è stato dato ma non come noi l'avremmo voluto, oggi possiamo scegliere di essere noi, quel padre e quella madre interna. E diventa molto potente, molto responsabilizzante, per questo che io spesso dico, non giustifichiamo quello che siamo rispetto all'allora, focalizziamoci nel qui ed ora. Poi è vero che certe esperienze sono radicate dentro di noi, che certi meccanismi sono difficili da scardinare, perché per farlo serve energia. Ma se noi già scegliamo di focalizzare l'energia sul qui ed ora, già abbiamo un po' di energia in più per fare questo lavoro. E poi noi abbiamo anche un altro strumento straordinario, che sono le My Energy Bars.
E questo strumento è un'opportunità per prenderci cura di noi. Possiamo utilizzarlo nel nostro protocollo di centratura per darci quella carica che ci serve. Possiamo utilizzarlo con il protocollo di trasformazione alchemica per andare più in profondità. Se mi vengono i pensieri che sono collegati all'à e all'ora, tengo le bar sotto mano, magari le tengo vicino alla mia foto da bambino, da bambina. Così mi ricordo che il loro utilizzo sta andando a alimentare quella parte di me e lavoro sui pensieri che mi arrivano. Quando in noi nasce una frase del sì, vabbè, ma io non ce la faccio, questa cosa proprio più forte di me. Bene, din din din, è il momento di fermarsi e dire ok, tu pensiero, tu dialogo interiore mi stai dicendo questo, ma io oggi posso scegliere. Sono consapevole che è difficile, sono consapevole che mi serve energia, ma io oggi sono così, ma tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Perché il lavoro non potrà mai farlo qualcun altro per noi e perché noi non possiamo mai fare il lavoro per qualcun altro. Quindi, sia che entriamo nel ruolo di vittima, sia che entriamo nel ruolo di salvatore, sono energie sprecate. Focalizziamo quelle energie per stare bene, anche perché più noi stiamo bene, più la nostra energia aumenta. Più la nostra energia aumenta, più noi aiutiamo le persone che ci stanno vicino. Immaginate proprio una frequenza. Più noi aumentiamo la nostra energia, più la nostra frequenza cambia. La frequenza va a modificare l'ambiente in cui viviamo, le persone che incontriamo. E sottovalutiamo spesso questo. Quindi a volte alcune persone mi chiedono proprio, sto vivendo questa situazione difficile, c'è questa persona a cui voglio bene, che non so come aiutarla. Eh, e la mia risposta è semplice, inizia a aiutare te, inizia a aumentare la tua frequenza, perché più noi, e questo vale proprio anche a livello sociale, e questo è un messaggio che do ai triuners, più noi teniamo alta la nostra frequenza, più riusciamo a contribuire al benessere degli altri. Quando a domenica è stato dato questo dato, che nei ragazzi i suicidi sono, i tentati suicidi, fortunatamente, non i suicidi sono aumentati di 30 volte, ho avuto un brivido perché mi sono chiesta, cosa possiamo fare noi per questi ragazzi? Cosa posso fare io? E ovviamente non possiamo entrare nella testa di questi ragazzi per far comprendere la loro bellezza, perché quando sei in un determinato stato depressivo non sono le parole che ti aiutano, è l'essere visto, è il riconoscimento che ti viene dato. E a volte non basta neanche questo, perché quando sei in uno stato depressivo profondo non fai nemmeno penetrare il riconoscimento dentro di te. E allora bisogna proprio alzare la musica che è intorno a noi. E questa musica la si alza alzando la nostra frequenza. Quindi il prendersi cura di noi ha una doppia valenza. Lo stare bene con noi e autorizzare quel bambino, quella bambina ad esprimersi, autorizzarci a vivere al meglio in questo corpo, in questa mente, per sperimentare.
E il prendersi cura di noi ha anche proprio una valenza sociale. Più noi stiamo bene, più le persone che sono di fianco a noi stanno bene. E se le persone che stanno vicino a noi sono in un momento di difficoltà, ancora di più. Ancora di più, se sono in un momento di difficoltà, dobbiamo scegliere di ritagliarci quel tempo per aumentare la nostra frequenza. E io sono certa che se ognuno di noi andasse proprio a mettere per iscritto una propria giornata tipo, si renderebbe veramente conto che ci sono tanti momenti che potremmo dedicare a noi stessi. E questo non vuol dire che devono essere ore. Sono in macchina, sto andando da qualche parte, ho un quarto d'ora, 20 minuti. Cosa scelgo di fare? Posso ascoltare una radio che dice sciocchezze, posso mettermi un audiolibro di crescita personale, posso cantare, posso recitare un mantra, posso fare per tutto il percorso con gli occhi aperti, mi raccomando, io sono, io sento, io creo 369 963, io sono, io sento, io creo 369 963. Perché vi sto dando tutti questi spunti? Perché? Perché dobbiamo smettere di raccontarcela, che non abbiamo tempo. L'unica cosa che può essere vera è che non abbiamo energia. E molto spesso quando abbiamo un'energia bassa poi non abbiamo nemmeno tempo. Le due variabili sono strettamente correlate. Bene, partiamo dalle piccole cose. Diamoci un obiettivo per domani. Diamoci un obiettivo per questa sera. Scelgo prima di addormentarmi, di chiudere gli occhi, preferibilmente il cellulare fuori dalla stanza, e faccio 3 respiri profondi e mi ringrazio per questa giornata. Ringrazio il mio corpo che durante la giornata mi ha permesso di vivere determinate esperienze. 3 respiri. Abbiamo il tempo per fare 3 respiri? Abbiamo il tempo per prenderci cura di noi. E allora quando iniziamo a farlo, iniziamo a entrare in un circolo virtuoso. Un altro esempio per prenderci cura di noi, questo più per le fanciulle, ma non è detto, perché anche i fanciulli si mettono la crema. Mi metto la crema del viso, bene, mentre lo faccio, scelgo di farlo con amore. Non metto la crema, ok, la crema, adesso qua, quasi 50 anni, stanno arrivando le rughe, che due coglioni, mamma mia, quando avevo 20 anni non avevo sti problemi. No, mi metto la crema e mi accarezzo e ringrazio questa pelle che mi ha permesso per 46 anni di interagire col mondo. Capite com'è diversa la frequenza? Il gesto è sempre quello, ma dipende come io lo alimento. Oggi ho visto, che poi l'ho anche condivisa nelle mie storie di Instagram, un'immagine molto bella. E in questa immagine praticamente c'era, vabbè, questa persona che aveva tutto un fumo dietro la testa e una parte colorata davanti. E c'era proprio scritto: non è che io non ho mai cattivi pensieri, è che scelgo di non alimentarli. Ecco, usciamo anche da quest'idea che per stare bene debba andare tutto bene, che per stare bene dobbiamo solo svegliarci la mattina col pensiero positivo. Questa qui è una grandissima illusione, è una grandissima cagata, scusate il termine tecnico francese.
Ci sono le giornate no, arrivano i pensieri negativi perché non viviamo proprio nel paradiso celeste e ognuno di noi ha dei passati che possono essere anche molto impegnativi. I pensieri negativi arrivano. Il problema non sono i pensieri negativi, è la scelta che noi facciamo rispetto a quei pensieri. C'è una tecnica molto bella che io faccio con il figlio di mio marito, con Tommy. Quando magari succede quelle giornate, no, che entro un po' nel pensiero negativo ossessivo, sapete cosa facciamo insieme? Prendiamo i pensieri e li buttiamo via, ma proprio fisicamente, eh? Prendiamo i pensieri e li buttiamo via. Quindi vado da lui e gli faccio, Tommy, tira fuori i pensieri e faccio questo gioco. E lui ogni tanto, quando mi vede che sono un po' incupita, viene da me, mi prende i pensieri e me li tira fuori. Ecco, possiamo farlo anche noi. Cioè, abbiamo questi pensieri che ci rendono la testa pesante? Ok, immaginiamo di giocare col nostro bambino e diciamo, Elena, ok, prendo questi pensieri e li butto fuori. Bene, così abbiamo dato un po' di spunti. E vediamo come usare le nostre bars, un po' per prenderci cura di noi. Creiamo una routine, protocollo di centratura. La mattina, appena mi sveglio, o prima di fare colazione, o prima di uscire. E adesso lo facciamo assieme, ripassiamo le basi. Perché a volte facciamo sempre i protocolli, quelli che durano 20 minuti, e invece ripassiamo le basi, facciamoci assieme un bel protocollo di centratura. E poi ci facciamo assieme un bel protocollo di rilassamento. Così il protocollo di rilassamento, che è simile al protocollo di centratura, ma è fatto tenendo le barre in una posizione differente, anche questo dura 3 minuti e possiamo farlo la sera prima di andare a letto. 3 minuti la mattina, 3 minuti la sera. 6 minuti. Ragazzi, 6 minuti e ragazze, dobbiamo essere gender friendly. 3 minuti mattina, 6 minuti al giorno ce li abbiamo. Cioè, se qualcuno mi viene a dire io non ho 6 minuti al giorno, non ci credo. Ma non ci credo. È impossibile. Cioè, è impossibile. Vi direi, andate a... è impossibile non avere 6 minuti al giorno, veramente. È proprio biologicamente impossibile. Ok? Anche perché se non doveste avere 6 minuti al giorno abbiamo un altro problema. Vuol dire che altro che non prendervi cura di voi. Quindi se mi segui, chi mi segue so che 6 minuti al giorno ce li ha. E se 6 minuti sono troppi potete fare 3. E il protocollo di centratura e di rilassamento potete anche accorciarlo, potete farlo diventare di 1 minuto. Bene, allora facciamoci un bel protocollo di centratura. Io starò seduta. Protocollo di centratura, l'ideale comunque, vediamo, anzi no, mi alzo e poi mi siedo. Farlo in piedi, quindi un elemento importante del protocollo di centratura. Quando state in piedi, lasciate le mani lungo il corpo e le ginocchia leggermente piegate. Questo perché? Perché quando le ginocchia sono leggermente piegate permettono all'energia di fluire. Quindi io lo faccio da seduta, voi fatelo da in piedi o anche da seduti. Fate un respiro profondo. Fate attenzione che i piedi siano ben piantati sul pavimento, le ginocchia leggermente flesse, la schiena dritta, le braccia rilassate. E iniziate ad entrare in contatto con il vostro corpo. Percepite il vostro corpo, percepite come il peso è distribuito nei vostri piedi.
E immaginate ora un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla tua fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendi consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandoti nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripeti: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Fate un respiro profondo, andate a muovere le spalle, il collo, la testa e quando siete pronti, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. E vi ricordo come sempre l'importanza di bere. Questo è il protocollo di centratura. Fatelo con costanza. Potete farlo anche più volte al giorno, soprattutto chi utilizza le bars da, da tempo. Potete farlo una volta la mattina, una volta al pomeriggio, quando siete scarichi, quando magari dovete affrontare determinate situazioni, quando magari tornate a casa la sera, quando magari uscite da una conversazione, sentite che siete scentrati, quando vi arrivano i pensieri, li buttate fuori e vi prendete le barse in mano e ve le tirate in testa, no scherzo. Tirate fuori i pensieri o semplicemente tenete le barse in mano e respirate, ok? Siete talmente scarichi che non avete neanche voglia di fare il protocollo di centratura. Bene, prendetele in mano, tenetele vicino alla foto del vostro bambino, tenete in mano e respirate, fate 3 respiri. Fatelo diventare un'abitudine, anche perché per le fanciulle se le possono portare anche nella borsa. I maschietti acquistatevi il borsello, un po' come andava di moda negli anni '80. Adesso sta tornando di moda il borsello, mi è stato detto. Bene, il protocollo di rilassamento è molto simile. Nel protocollo di rilassamento noi dobbiamo mettere le mani in questo modo,
Quindi torna alle bars. Importante, le bars non larghe, devono essere vicine, non si devono toccare, ma al massimo 1-2 millimetri. E vado a mettere le mani in questo modo. In questa posizione potete stare tutto il tempo che volete. E anche qua, prima di andare a letto, vi mettete in questa posizione, vi concentrate nel vostro corpo e dite le solite frasi che ormai avete introiettato. Io sono, io sento, io creo. 369 963 di rimando. E al posto che farlo insieme stasera, così lasciamo più tempo anche per le domande e la condivisione, ci facciamo una promessa che lo facciamo prima di andare a dormire. Perché farlo insieme è più semplice. Ma iniziate a darvi questo primo permesso. Finita la diretta, mi ritaglio i 3 minuti e mi faccio da solo, da sola, il protocollo di trasformazione, di rilassamento. Perché se no rischio, qualcuno mi scrive e me lo dice, che no Emiliana, ma io alla fine le vorrei usare tutti i giorni, ma sì, faccio giusto il protocollo che fai tu nella diretta del martedì. Allora lì ci metti un'ora, va bene, bravo, brava, ma falli 3 minuti al giorno. Diventa un'abitudine sana, anche perché quando noi ci fermiamo per 3 minuti e ci dedichiamo del tempo, stiamo dando un messaggio molto potente al nostro inconscio. Io ti vedo, al nostro bambino interiore, io ti vedo, mi sto prendendo cura di te perché so che ne hai bisogno. E il nostro bambino è un po' incazzato con noi e ci sta. Cioè magari una vita che non lo consideriamo, magari gli diamo, poi gli facciamo prendere un po' d'aria ogni tanto, ma poi lo ricacciamo nella segreta. Quindi diamo anche a questo bambino il tempo di tornare a fidarsi di noi. Non pensiamo che sia tutto immediato. Settimana scorsa ho fatto 2 interviste a chi utilizza le bars da tempo e mi ha proprio colpito questo aspetto, ed è un concetto che voglio trasmettere, che chi le utilizza con costanza da tanto tempo, sta avendo degli effetti pazzeschi. Quindi siamo costanti nella pratica perché è differenziale. È un po' come andare in palestra. Conto se ci vado un mese, 2, 3, 6, ma ho in mente mio marito che lui tutte le mattine si alza da 8 anni a questa parte, fare le flessioni, fare la ginnastica con una costanza, ragazzi, che cioè, vorrei veramente averla io, però ha dei risultati pazzeschi, eppure fa degli esercizi a terra semplicissimi, però è la perseveranza e la costanza. Bene, bene, stasera la pratica è stata un pochettino più corta, ma incisiva, perché se no pensiamo che serva sempre chissà che cosa, invece no. Un bel protocollo di centratura e siamo tutti più centrati. Io ringrazio chi ci ha seguito in differita. Come sempre, se avete domande potete scriverli nel box sottostante. Adesso interrompo la registrazione e lascio la parola a chi sta partecipando in diretta.